Ciao a tutti. Il comportamento dei narcisisti nel contesto delle relazioni interpersonali è spesso descritto in tre fasi distinte: love bombing, svalutazione e scarto. Queste fasi sono manifestazioni di schemi di comportamento manipolativi e abusivi che molti narcisisti tendono a seguire inconsapevolmente. Ma come fanno tutti i narcisisti a sapere di agire in questo modo? La risposta risiede in una combinazione di tratti di personalità intrinseci, modelli di comportamento appresi e dinamiche psicologiche comuni a questo disturbo della personalità. La fase iniziale, nota come love bombing, è caratterizzata da un'esplosione di affetto, di attenzione e di lodi. Il narcisista appare come il partner perfetto, dedicando tempo, energia e risorse per conquistare e affascinare la vittima. Questa fase è fondamentale per instaurare un legame emotivo forte e rapido. Il narcisista utilizza questa strategia per creare un'immagine idealizzata di se stesso agli occhi della vittima, facendola sentire speciale e amata in modo unico e ineguagliabile. Il love bombing non è necessariamente una tattica consapevole. Molti narcisisti agiscono in questo modo perché sono alla ricerca costante di validazione e attenzione, che trovano nel vedere l'adorazione riflessa negli occhi del partner. Tale atteggiamento può essere stato appreso durante l'infanzia, osservando dinamiche familiari o tramite esperienze sociali, dove il dare affetto in modo eccessivo portava ad ottenere l'amore e l'attenzione desiderata. Dopo il periodo iniziale di idealizzazione, il narcisista inizia a svalutare il partner. La fase di svalutazione è caratterizzata da critiche, da umiliazioni e da comportamenti denigratori. Il narcisista inizia a vedere difetti nel partner che in precedenza erano ignorati o minimizzati e utilizza questi difetti come giustificazione per trattarlo con disprezzo. La svalutazione può essere devastante per la vittima, che si trova improvvisamente privata dell'affetto e dell'attenzione che riceveva prima. Tale cambiamento drastico può causare confusione e incertezza, facendo sì che la partner tenti di riconquistare il narcisista, spesso a costo della propria autostima e dignità. Per il narcisista questo atteggiamento serve a mantenere il controllo e il potere nella relazione, assicurandosi che la vittima rimanga dipendente e desiderosa di approvazione. La fase finale, lo scarto, avviene quando il narcisista decide che la partner non è più utile o gratificante. In tale fase il narcisista può dare uno stop alla relazione in modo brusco e insensibile. Lo scarto può essere accompagnato da un senso di liberazione per il narcisista, che si sente sollevato dal peso di una relazione che non gli forniva più il classico rifornimento narcisistico. Per la vittima, lo scarto è spesso l'aspetto più doloroso e traumatico dell'intera esperienza. Il narcisista può lasciarla senza spiegazioni, colpevolizzandola per la fine della relazione e lasciandola confrontarsi con un senso di fallimento e di inadeguatezza. Questo comportamento è ulteriormente aggravato dalla mancanza di empatia del narcisista, che non riesce a comprendere o preoccuparsi del dolore e della sofferenza della partner. In che modo i narcisisti riescono a riconoscere e a comprendere il loro modo di agire? È importante capire che non tutti i narcisisti sono consapevoli dei loro schemi comportamentali. Molti agiscono secondo impulsi e bisogni inconsci, senza una pianificazione deliberata delle fasi di love bombing, svalutazione e scarto. Tuttavia ci sono alcune spiegazioni su come tali schemi si ripetono in modo così prevedibile. Tratti di personalità. I narcisisti tendono a condividere tratti comuni come la mancanza di empatia, il bisogno di ammirazione e la tendenza a manipolare gli altri per soddisfare i propri bisogni emotivi. Questi tratti possono portare naturalmente a comportamenti che rientrano nelle tre fasi descritte.
Modelli comportamentali appresi. Molti narcisisti hanno sviluppato questi schemi di comportamento durante l'infanzia o l'adolescenza, osservando le dinamiche nelle loro famiglie di origine o attraverso interazioni sociali. Ad esempio, potrebbero aver imparato che l'affetto esagerato può essere utilizzato per ottenere ciò che desiderano e che la svalutazione e lo scarto possono essere strumenti efficaci per mantenere il controllo e il potere nelle relazioni. Dinamicità psicologica. La struttura psicologica di un narcisista è spesso caratterizzata da un fragile senso del sé, che richiede costante rafforzamento attraverso l'attenzione e l'adorazione degli altri. Quando una relazione non riesce più a fornire questa gratificazione, il narcisista passa spontaneamente alla svalutazione e infine allo scarto, cercando nuove fonti di validazione. Ripetizione del ciclo. La natura ciclica del comportamento narcisistico è autorafforzante. Il successo iniziale del love bombing crea un forte legame con il partner, che viene poi indebolito attraverso la svalutazione, che lo rende più vulnerabile e dipendente, facilitando lo scarto finale. Questo ciclo si ripete con le nuove vittime, consolidando ulteriormente il comportamento del narcisista. Mancanza di consapevolezza. Sebbene alcuni narcisisti possono avere una consapevolezza parziale dei loro comportamenti, molti non sono pienamente consapevoli del danno che causano. La loro visione egocentrica del mondo li porta a giustificare le loro azioni come necessarie per la loro soddisfazione e benessere, senza considerare l'impatto sugli altri. Implicazioni per le vittime. Per le vittime di un narcisista comprendere queste fasi può essere essenziale per riconoscere i segni di una relazione alquanto abusiva e di conseguenza proteggersi. Il riconoscimento del love bombing come una fase manipolativa piuttosto che un vero amore può aiutare le persone a mantenere una prospettiva più critica. Durante la fase di svalutazione è importante ricordare che le critiche e gli insulti non riflettono il vero valore della vittima, ma sono piuttosto strumenti di controllo utilizzati dal narcisista. Infine, durante lo scarto, la partner può trarre forza dal sapere che il comportamento del narcisista è una ripetizione di schemi disfunzionali e non un riflesso della sua dignità o valore. Come uscire dal ciclo? Rompere il ciclo di abuso narcisistico può essere estremamente difficile, ma non impossibile. Ecco alcuni passi che le persone coinvolte possono intraprendere. Educarsi sui tratti del narcisismo e sui modelli comportamentali tipici può aiutare le vittime a riconoscere i segni di abuso. Cercare supporto da amici, da familiari e da professionisti della salute mentale è cruciale. I terapeuti specializzati in abuso narcisistico possono offrire strategie di coping e supporto per ricostruire l'autostima. Imparare a stabilire e a mantenere confini chiari è fondamentale per proteggersi dai comportamenti manipolativi del soggetto di matrice narcisista. In molti casi, interrompere completamente il contatto con il narcisista è l'opzione più sicura per guarire e prevenire ulteriori abusi. Concentrarsi sulla propria crescita personale e sul recupero può aiutare le vittime a riscoprire il loro valore e a costruire una vita più sana e appagante. In sintesi, i narcisisti tendono a seguire inconsciamente le fasi del love bombing, della svalutazione e dello scarto, a causa di una combinazione di tratti di personalità, comportamenti appresi e dinamiche psicologiche. Sebbene questi schemi possano sembrare calcolati, spesso sono il risultato di bisogni emotivi profondamente radicati e di modelli disfunzionali. Per le vittime, comprendere tali fasi e riconoscere i segni di abuso è essenziale per proteggersi e interrompere il ciclo narcisistico. Con il giusto supporto e le giuste strategie è possibile guarire e costruire relazioni più sane e più autentiche. E tu che cosa ne pensi?
Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.